Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. È da un po' che non ci dedichiamo ad un video sulla preparazione delle vetture e ho pensato quindi di andare a farvi vedere come ho preparato la mia Subaru per la categoria 4WD del campionato italiano RSC. Sì, perché se stiamo pensando tutti alle vacanze estive, in realtà gli organizzatori della tappa di Piombino, che si svolgerà il 7 settembre, sono già in fermento e pronti a farci vivere un'altra emozionante 2 giorni di gara. Per cui ragazzi, se volete correre con una delle regine, delle protagoniste di questa categoria, non vi resta che guardare il video fino alla fine, perché adesso andiamo a smontare la mia vettura ed eccoci quindi pronti a smontare questa vettura da rally. Ma prima di farlo voglio farvi vedere il basculamento che ho dato tra il telaio e la carrozzeria, e questo è apprezzabile solo e chiaramente a vettura montata. Partiamo dalla parte anteriore. Io ho svitato leggermente le due viti che sono andato ad utilizzare per fissare il telaio con la carrozzeria, e il basculamento di queste due parti è di circa 1,5 mm. In pratica faccio fuoriuscire appena il telaio rispetto alla carrozzeria. Spostandoci nella parte posteriore abbiamo una sola vite che mi va ad unire il telaio con la carrozzeria, e anche in questo caso il basculamento è veramente minimo. Stiamo parlando anche per la parte posteriore di 1,5 mm. Globalmente però la vettura ha un ottimo rollio, infatti se io provo a bascularla manualmente, come vedete sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore questa si muove in modo molto agevole. Procediamo adesso con lo smontaggio della vettura e dividiamo la carrozzeria rispetto al suo telaio, così ne possiamo apprezzare anche l'interno. Vi dico fin da subito che per unire carrozzeria con il telaio ho utilizzato delle viti a testa piccola della Slot It, sono viti con passo metrico della lunghezza di 6,6 mm. Come possiamo notare, questi viti hanno la particolarità di essere viti imperdibili, infatti hanno un pezzettino dello stelo della vite che non presenta la filettatura. In questo modo il basculamento è sempre garantito e sicuramente migliore rispetto ad una vite che ha il filetto fino al fondo della corsa, quindi fino vicino alla testa della vite stessa. In più la testa molto piccola di questa vite mi garantisce un ingresso perfetto all'interno della sede del telaio, e il basculamento non trova nessuna difficoltà nell'alzarsi e nell'abbassarsi rispetto alla carrozzeria. La carrozzeria di questa vettura è stata praticamente cannibalizzata dei suoi interni, infatti se nella parte esterna non troviamo praticamente nessuna differenza rispetto al modello standard che possiamo acquistare, internamente tutta la parte in plastica dell'abitacolo è stata sostituita con un interno in Lexan. In questo caso io vado ad attaccare l'interno in Lexan con dei pezzettini di scotch. Questo mi dà la possibilità di poterlo togliere qualora io dovessi fare una piccola manutenzione o comunque anche nelle fasi di pulizia del modello. Normalmente io vado a mettere 2 pezzi di scotch nella parte anteriore e poi ne metto 2 nelle parti laterali. Vado a mettere lo scotch laddove ci sono i passaruota, questo perché mi dà la sicurezza di evitare che l'abitacolo stesso possa in qualche modo cadere sulla ruota e andare a sfregare, magari rovinandomi il copertone oppure facendomi funzionare in modo anomalo la vettura. Chiaramente le colonnine di questa vettura sono state lavorate, il che significa che ho passato un maschiatore per andare a creare un filetto metrico dello stesso passo della vite che ho utilizzato per fissare carrozzeria con il telaio. Per il resto tutta la vettura è rimasta praticamente originale. Ricordatevi che quando andate a sostituire l'abitacolo originale con un abitacolo in Lexan, pilota e navigatore devono essere verniciati, altrimenti sarete penalizzati nella classifica assoluta. Un'altra cosa che vi dovete ricordare assolutamente nel caso vogliate avere una vettura con una livrea personalizzata è quella di andare ad inserire il numero gara su entrambe le portiere laterali. E passiamo adesso al pezzo forte della vettura, quindi quella che è la sua meccanica. Ho sostituito il telaio originale della Subaru perché ricordatevi che questa era una Subaru
ci può essere sia di Scale Auto sia di MSC, ma entrambe le vetture uscivano con un telaio nero. Il telaio nero era un telaio decisamente più rigido rispetto a questo grigio. Questo è un telaio più flessibile e, vista la particolarità del banchino, che non può essere assolutamente svincolato dal telaio ma deve essere solido con il telaio stesso, quindi non possiamo dare al banchino nessun movimento di basculamento, ho preferito utilizzare un telaio un po' più morbido che mi andasse a copiare meglio magari qualche imperfezione dei tracciati. Ricordiamoci infatti che i tracciati da rally sono tracciati costruiti per le 2 giorni di gara, e quindi sono tracciati che possono in qualche modo avere anche qualche piccola asperità o piccole incongruenze che possono andare in qualche modo a mettere in crisi le macchine non ben preparate. Come banchino motore ho utilizzato il classico banchino slot it 0,5 mm di offset, quindi un banchino che utilizzo praticamente su tutte le vetture inline. È un banchino che mi permette di spostare leggermente verso il basso il motore, quindi vado a dare un pelo in più di trazione magnetica, anche se va ricordato che il motore, in questo caso io uso lo Scale Auto SC0026B, che è uno dei motori ammessi nelle categorie RSC, in questo caso stiamo parlando della 4WD, mi dà appunto, come dicevo, un po' più di magnetismo. Niente di che, però diciamo che oltre a questo mi abbassa sicuramente il baricentro della vettura e, anche seppur di poco, me la rende un po' più stabile. Come assali sia anteriormente che posteriormente ho utilizzato degli assali forati slot it. Lo possiamo andare a vedere perché nel cerchio, notate, al centro c'è l'assale con il foro, quindi abbiamo questa particolarità di aver alleggerito anche tutte le parti che sono soggette a rotolamento. Soprattutto nella parte posteriore vado così a diminuire il peso complessivo della trasmissione. Infatti, come vedete, ho montato anche la corona da 27 in alluminio. I rapporti sono rapporti standard, sono rapporti obbligati. Ci va per forza una corona da 27 e un pignone da 9 denti. Entrambi sono slot it. Il pignone è in ottone, la corona, come vi dicevo, è una corona classica ma in alluminio. Io non utilizzo stopper per andare a bloccare l'assale posteriore, quindi non vado a fermare il basculamento laterale del mio assale. Montando la corona in modo preciso, in modo perfetto, andando ad ingranare perfettamente con il pignone, centrando perfettamente l'albero motore con la gola della corona, ho notato che questa non va in pratica ad usurarsi più di tanto e tranquillamente posso fare una o anche addirittura 2 stagioni agonistiche senza nessun tipo di problema. Sull'assale anteriore invece ho utilizzato un piccolo stopper dalla parte opposta della puleggia. Apriamo una piccola parentesi sulle pulegge. Sono pulegge di Scale Auto, c'è la blu al posteriore, la gialla o color oro all'anteriore. La gialla è di 6,5 mm mentre quella blu è di 8 mm. Questa soluzione è una delle più utilizzate in ambito rally per le vetture 4WD, è una delle soluzioni che vediamo più spesso montata sulle vetture di quasi tutti i piloti che si trovano nelle parti alte della classifica. Sull'assale anteriore, quindi come dicevamo prima, ho installato uno stopper che però in realtà non ho avvitato, mi serve semplicemente per andare a limitare il basculamento laterale dell'assale anteriore. In questo caso ho un assale decisamente fisso, ha un leggero basculamento in alto e in basso, come possiamo notare, ma lateralmente questo non si muove. Anche in questo caso l'assale è di tipo forato. La cinghia che ho utilizzato per dare il trasferimento del moto dalle ruote posteriori alle ruote anteriori è una cinghia extra fina della Tectime. Questa cinghia è di tipo rotondo, quindi sono sicuro che non va ad incastrarsi nelle pulegge, e soprattutto ho notato utilizzando questa cinghia che non salta fuori dalle pulegge, quindi ho evitato decisamente qualche piccolo inconveniente di trazione, perché sono sempre quegli inconvenienti che potrebbero capitarvi durante le gare. Magari la cinghia salta fuori, si incastra nella sala anteriore, nella sala posteriore, e perdete magari la speciale o addirittura la gara per veramente una piccola stupidaggine. In questo caso questa tipologia di cinghia non mi ha mai dato nessun tipo di problema, per cui io è una cinghia che utilizzo praticamente su tutte le vetture
4VD. Come vedete, i cavi motore sono i classici cavi siliconici NSR, sono quelli piccoli, sono a sezione ridotta, ma fanno egregiamente il loro dovere perché portano effettivamente molta corrente dal pick-up al motore e non ho mai trovato praticamente cali di tensione, quindi sono fili che utilizzo abitualmente. In più sono abbastanza deformabili, se così possiamo dire, che mi danno la possibilità di far ritornare il pick-up sempre nella posizione di partenza. Quindi se la vettura dovesse uscire dallo slot, il commissario che in quel momento va a recuperarmela e va a cercare di mettermela all'interno dello slot per continuare con la mia manche di gara si troverà più facilitato perché il pick-up ritorna in posizione originale, quindi dritto rispetto all'asse della macchina. Girando la vettura al contrario notiamo il pick-up. È un classico pick-up scale auto, in questo caso non è un pick-up a vite, è un classico pick-up a forchetta. Abitualmente io vado ad allargare i fori del telaio qualora il pick-up non dovesse passare, non dovesse muoversi in modo agile, ma in questo caso, essendo un telaio scale auto con il pick-up scale auto, i due componenti sono perfettamente compatibili, per cui non ho in pratica dovuto fare assolutamente nulla. Come spazzole utilizzo le MB Slot, sono spazzole ultra sottili, io vado leggermente ad allargarle, ad appiattirle, a sfilacciarle sulle punte in modo tale da assicurarmi comunque la corrente sempre e comunque durante la gara, per cui anche ci fosse qualche piccola imperfezione nella corrente, ci fosse un po' di sporcizia sulla traccia, con le spazzole un po' più larghe, un po' più sfilacciate, sono quasi sicuro di non avere problemi di cali di tensione. Come capicorda utilizzo i classici capicorda NSR che vengono forniti anche con il cavo motore. Non utilizzo i grani, vado semplicemente a spingerli a pressione all'interno della sede del pick-up e anche in questo caso vi devo dire che non ho avuto mai nessun tipo di problema di un capocorda o di un filo che si sia staccato dal pick-up e che quindi mi abbia in qualche modo compromesso la gara. I cerchi che ho utilizzato sia nella parte anteriore sia in quella posteriore sono in questo caso gli scale auto Monza, sono dei cerchi da 15,8 x 8,5 mm, hanno la particolarità di essere cerchi già finiti, quindi non hanno la necessità di aver montato il copricerchio, perché va ricordato che anche in questo caso se il cerchio è vuoto occorre obbligatoriamente andare a montare il copricerchio. Per quanto riguarda il discorso dei copertoni, ho due gomme PRS all'anteriore, ho cercato di montare le gomme che mi permettessero di andare a sfioro sulla superficie della pista e che siano nello stesso tempo delle gomme zero grip, perché comunque la trazione anteriore non è comunque così importante anche se la vettura è una 4VD. Al posteriore invece le gomme sono le classiche BRM che vengono fornite di gara in gara, quindi da questo standard non possiamo scappare. Anche se vogliamo fare delle prove, anche se vogliamo preparare la nostra vettura per dei campionati RSC, abbiamo l'obbligatorietà di montare queste gomme. Bene ragazzi, vi ho svelato come ho preparato la mia Subaru per la categoria 4VD del campionato italiano RSC. Mi raccomando, se ce l'avete nel cassetto e non ci avevate ancora pensato, vi ricordo che questa è un'ottima vettura, anzi è una delle vetture da battere per questo 2025. Il campionato, vi ricordo, riprende il 7 settembre con la nuovissima gara di Piombino e quindi non vi rimane molto tempo per mettere mano alla vostra valigetta e preparare anche voi la vostra 4VD. Nel frattempo vi chiedo un like se vi è piaciuto il video, se vi sono piaciuti i contenuti, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci vediamo sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.